Ciao ragazzi, come sapete da un po' che siamo qua a casa a Bali rinchiusi anche noi in quarantena. Volevo fare un video aggiornamento in questi giorni dove vi spiegavo cosa è successo e nello scorso video ho detto che sarei tornato in Italia il 1° aprile, ma non è vero questa cosa perché le cose sono cambiate. Ogni giorno sono un po' cambiate, quindi ho provato varie volte a fare un video aggiornamento fallendo miseramente e in questo video vi racconto tutto quello che è successo e cosa ho intenzione di fare per il futuro. Non possiamo praticamente uscire da Bali per andare in Europa perché i voli commerciali sono quasi tutti chiusi per un motivo o per l'altro, o perché non puoi più fare scalo nei vari posti o perché ti chiedono un visto. Il risultato è che non puoi andare in Italia. In realtà qualcuno con qualche botta di culo ci riesce, ma è sempre un terno all'otto. Tu rischi di andare in aeroporto e ti cancellano il volo, quello che succede nel 90% dei casi adesso. Mattia doveva partire l'altro ieri, è andato fino a Giacarta e non sono riusciti a farlo partire ed è dovuto tornare da Giacarta a Bali. Mattia sta tornando a casa. Non lo so se torno a casa. Se lo fanno tornare a casa, se no tornerà qua con la coda fra le gambe. Mattia è riuscito a volare da qua fino a Giacarta. Il primo volo gliel'avevano eliminato, ma ne ha comprato un altro. Ma adesso da Giacarta ha scoperto che gli hanno eliminato il volo di Qatar Airlines. Quindi è bloccato a Giacarta. Forse saremo bloccati qua a Bali per un po' di giorni. Ha provato a chiamare la Farnesina, non ha risposto per volte. Adesso ha risposto finalmente. L'ha chiamata un suo amico dall'Italia e gli ha spiegato che per aiutarlo deve essere in Europa. Non si capisce quale voli può prendere, quale volo non può prendere. C'è un volo poi non c'è più. Probabilmente rimarrà bloccato qua a Bali per un po'. Molti italiani sono bloccati qua a Bali e vogliono tornare in Italia, quindi stanno cercando di organizzarsi, chiamare l'ambasciata per riuscire a organizzare un volo ad hoc per andare in Italia. Aggiornamento del 24 marzo. L'ambasciata ha risposto alle mail che ha scritto Mattia e che abbiamo scritto noi, ha risposto a tutti quanti gli italiani che hanno scritto, con un questionario da compilare dove mettere i nostri dati. Penso che stiamo raccogliendo i dati degli italiani per eventualmente organizzare voli o comunque per monitorare i loro voli nel caso vengano cancellati. Mattia ha comprato un altro volo per il 27 per tornare a Roma, chissà se questa volta riuscirà a partire. I motivi per cui molti italiani vogliono tornare in Italia possono essere motivi personali, ma anche la famiglia, problemi in famiglia o altre questioni, motivi economici, perché magari erano qua in vacanza e non possono permettersi di spendere troppi soldi qua ancora, oppure problemi col visto, perché sono stati qua troppo tempo, il massimo è 30 giorni da quando arrivi, il visto automatico quando arrivi quello turistico. Se superi 30 giorni per ogni giorno di overstay spendi 60 euro al giorno. Quando te ne vai controllano se sei stato 3 giorni in più spendi 180 euro. C'è stato l'assalto all'ufficio del turismo per estendere la visa, per fare la visa di emergenza che si può fare in questi giorni, però per farla bisogna accalcarsi con tantissime altre persone all'ufficio del turismo, cosa che noi non volevamo fare. Ci scoraggiava questa cosa anche perché era a pagamento, tanto da farci pensare di andare in un altro paese a questo punto. Però stamattina ci siamo svegliati con una buona notizia, cioè il fatto che, vista l'emergenza, tutte quante le persone, i turisti arrivati dopo il 5 febbraio avranno automaticamente la visa di emergenza senza spendere nulla e senza andare da nessuna parte. Non dobbiamo più recarci in nessun ufficio e quando ce ne andremo da qua non ci diranno niente. Ottima notizia. Come dicevo anche su Instagram, io non ho nessuna smania di tornare a casa a Roma in questo momento, anche perché la situazione è tragica là e non voglio aggiungere carico in nessun modo al loro sistema sanitario o insomma in generale a livello organizzativo italiano. Non voglio mettermi a aggiungere peso, però non voglio neanche trovarmi qua a Bali quando ci sarà un'epidemia o una pandemia e qua gli ospedali non funzionano molto bene. Qua in Indonesia non è il massimo della sanità. C'è da dire però che è strano il fatto che fino ad ora ancora non c'è stata nessuna emergenza, perché siamo in Asia, ci sono 2 milioni di cinesi l'anno qua a Bali e sia l'Indonesia che altri stati del sud-est asiatico non hanno avuto la stessa emergenza che hanno avuto i paesi europei. Ovviamente non fanno i tamponi qua, quindi non puoi sapere quanti contagiati ci sono, eppure, nonostante ciò, pare che non ci sia ancora nessun tipo di emergenza, forse anche perché l'età media è molto più bassa, c'è chi dice per il clima, c'è chi dice che invece è un caso e è solo questione di giorni, anche qua sarà un gran casino. Spero di no perché è difficile muovermi. Un'opzione sarebbe poter andare in un paese esterno, tipo il Giappone o la Corea, in modo da poter andare in un paese dove la sanità è buona, che non sia l'Italia, perché è uno impossibile andare in Italia, due non è neanche tanto conveniente, anche perché dal momento che adesso è saturo il sistema sanitario in Italia, qualsiasi cosa ti può prendere, tu sei molto più in difficoltà, tu sei molto più a rischio. Al momento l'unica strategia che stiamo attuando è quella di stare a casa, di stare in quarantena. Fino a qualche giorno fa uscivamo per mangiare o come minimo ordinavamo il cibo da fuori, da asporto. Abbiamo ordinato il pranzo, per stare a casa ordiniamo sempre fuori, 230 rupie, 2 hamburger e patatine fritte. Però Chiara mi ha fatto notare che comunque nel cibo da asporto comunque viene cucinato, viene trasportato da altre persone e quindi se vogliamo essere sicuri al 100% tocca andare a fare la spesa. Oggi abbiamo scoperto che si può prendere la spesa con il delivery e quindi penso che questa sia la soluzione massima per avere il minimo dei contatti umani e il massimo della quarantena. Per
passare il tempo e non pensare alle cose brutte, adesso andiamo a fare la spesa, così possiamo fare un po' di piatti qua in casa che c'è la cucina e uscire ancora di meno. Il supermercato è a mezz'ora a piedi, l'andata ce la facciamo a piedi, poi il ritorno magari in taxi che avremo le buste della spesa. Eccoci arrivati, Pepito Supermarket, ci facciamo una bella spesona. Ottimo, ci sta la mucchina all'entrata. Spesa fatta, abbiamo speso 50 euro, era molto costoso quel supermercato, si chiama Pepito, tanto che quasi quasi non è troppo conveniente rispetto a mangiare fuori. 50 euro per queste che non so come si cuociono, 500 grammi di penne rigate, Barilla, sacco di tonno, un po' di granola, un po' di frutta secca, questo se lo siamo un po' dimenticato dentro. Altri noodles che non so come si cuociono ma costano veramente poco, pane, pelati cirio, polpa, olio d'oliva, Filippo Berio, lo yogurt, i pomodori, le uova, il pollo, una bisteccona, tanta frutta e verdura. 22 marzo, fra 3 giorni qua è il giorno del silenzio. Qua a Bali l'intera isola deve fare silenzio, è una festa nazionale, l'aeroporto chiude, tutti i negozi chiudono, non puoi uscire di casa, non puoi fare nulla, è molto importante e per questo motivo molte persone vanno a fare scorte di cibo. Inoltre qua sono tutti un po' inquarantenati perché anche qua a Bali la gente sta iniziando a fare un po' di autoquarantena, a stare attenta per non infettarsi e quindi noi temiamo che nei prossimi giorni ci sarà un assalto ai supermercati e quindi stiamo andando noi a fare un assalto al supermercato. In realtà no, stiamo andando a fare la spesa normale. Però meglio farlo adesso che speriamo ci sia poca gente, che è mattina e che ancora mancano 3 giorni per il giorno del silenzio. Temiamo che domani dopodomani si riempiano i supermercati, non va bene. Non voglio farmi le file alle casse, non voglio accalcarmi al supermercato. La scorsa volta siamo stati da Pepito Market che costava un po' troppo e quindi questa volta andiamo da Festive che sta esattamente là davanti. 2 supermercati vicini. Madonna che aria condizionata. Stiamo facendo un bel po' di spesa, devo dire. E probabilmente durerà per 3 giorni perché siamo in 3. Quindi questa spesa è abbastanza... Butte ceci, non costano tanto, sì. Abbiamo speso 70 euro, meno costoso di Pepito ma forse di più di quanto avremmo speso in Italia. E abbiamo chiamato un taxi per tornare a casa. Con le buste della spesa era troppo pesante. Però comunque di taxi dovremmo spendere solamente 1 euro perché fa veramente poca strada. Comunque facendo la spesa oggi abbiamo scoperto che il supermercato fa il delivery gratuito sopra i 30 euro di spesa. Isolarsi sarà ancora più facile. Eravamo gli unici in questo posto. È arrivato qualcuno? Chi è arrivato? Uno con degli zaini che sta compilando. Mannaggia. Oggi per pranzo noodles di soia o di riso, prugne, zucchine e uova. È chiara. Fanno ufficialmente schifo. L'odore è disgustoso, sembra liquirizia. Però li voglio assaggiare. Lo chef Marcello Ascani ha preparato questi vermicelli. Tu sei uno che si fa condizionare dall'aspetto del cibo, man? Io pure. Non posso. No, sono buoni. Ho sentito di peggio, se no col pollo non te ne accorgi che fanno schifo. Ma perché li vuoi mettere insieme al pollo? Al momento quindi non so bene cosa farò. Il progetto dei 12 mesi è bloccato non perché devo tornare in Italia o per altri motivi, ma indipendentemente da dove mi troverò nel mondo non posso continuarlo perché lo scopo è quello di vivere la mia vita normale, intervistare le persone per scoprire come le varie città si adattano al mio stile di vita e alla mia attività da youtuber. Non posso scoprire come una città si presta alla mia attività se non posso uscire di casa e quindi ovviamente il progetto è bloccato perché andrei a bruciarmi i vari mesi se continuassi. Ho visto un video molto interessante di In a Nutshell che parla del coronavirus in maniera molto semplice, dice cose che probabilmente voi tutti già sapete ma le dice in maniera molto chiara e spiega bene il concetto di pandemia lenta e pandemia veloce. In Italia, in Cina c'è stata la pandemia veloce, tantissime persone che si ammalano tutte insieme e vanno a sovraccaricare il sistema sanitario. Questo ovviamente crea tantissime morti in più e crea tantissimi problemi. Mentre una pandemia lenta passa molto più inosservata perché piano piano le persone si ammalano e piano piano vengono curate e in questo modo non viene sovraccaricato il sistema sanitario e si spera che i prossimi contagi nei vari stati nel mondo siano pandemie lente e non pandemie veloci. Il problema è che per esempio per il Giappone non si sa in realtà quanti contagi ci sono e non si sa cosa stanno facendo perché mi arrivano voci, mi scrivono che in realtà stanno nascondendo i casi e un sacco di altre cose. Purtroppo non si sa qual è la verità e soprattutto non mi posso muovere. Per quanto riguarda quello che sto facendo qua dentro, sto molto lentamente lavorando e il problema è che da quando sono arrivato non c'è mai stato un momento in cui sono stato stabile. All'inizio per il jet lag, poi perché mi sono ammalato, poi perché non sapevo se andare via o non andare via e un sacco di altre cose e alla fine sono sempre in questa situazione precaria che non si sa mai che devo fare. Oggi proprio in questi giorni che abbiamo fatto la spesa e stiamo cucinando, stiamo un po' entrando nell'ottica che dovremmo stare qua per un po' probabilmente. Nel migliore dei casi staremo qua, staremo fermi, staremo a casa, non ci ammaleremo e la situazione nei prossimi mesi diventerà più tranquilla e potremo ricominciare a muoverci. Oggi è il 18.
Siamo un po' spersi, non sappiamo più che fare, ho perso la cognizione un po' delle cose che dovevo fare, del perché sono qua. Ora ricreiamo un po' di... Ci facciamo un bagnetto prima? Come fa sto bagnetto? Buttale! Scusa. Fortunatamente in questa quarantena c'è la piscina, possiamo, come si può dire, fare le nostre pause in maniera molto... Per chi mi dice Marcello ma non ti potevi svegliare prima e terminare prima questo progetto? La verità è che tutti quanti ci potevamo svegliare prima. Tutta questa cosa qua è successa in un secondo. A fine febbraio, quando sono venuto qua a Bali, gli stessi italiani ancora giravano in giro per l'Italia normalmente come se non ci fosse nessun problema, ma soprattutto io ricevevo notizie dall'Italia in maniera molto distaccata, perché stando sempre in giro per il mondo e stando in posti come Los Angeles e il Costa Rica dove del coronavirus non ne parlavano, non avevo quest'ansia, anzi sottovalutavo tantissimo il problema. L'unico momento in cui non l'ho sottovalutato è stato quando ormai ero qua a Bali e quando ormai la situazione era veramente terribile in Italia. Io ho preso per la prima volta in considerazione l'idea di tornare in Italia pochi giorni fa, quando ho fatto uscire il video, lo scorso video. 25 marzo. Io e Chiara non abbiamo urgenza di tornare in Italia, quindi per ora non abbiamo intenzione di tornare, mentre Mattia proverà ad andare al volo dopodomani, il 27. Inoltre non vogliamo neanche andare in un paese estero, sia perché ormai la maggior parte dei paesi sono inaccessibili, e sia anche perché la maggior parte dei voli sono inaffidabili, c'è sempre il rischio che si va in aeroporto e poi bisogna tornare a casa. Tanto vale evitare di muoversi, evitare di rischiare e stare a casa senza toccare e vedere nessuno, anche perché l'unico problema concreto di stare qua era il problema del visto, che adesso è risolto, non c'è più nessun problema perché abbiamo in automatico il visto d'emergenza, quindi possiamo stare qua. Quindi per me e Chiara per ora il piano è stare in questa guest house fino al 4 aprile, quando finisce la mia prenotazione, e poi nel caso dovessimo continuare a stare qua a Bali, verosimilmente, prenoteremo un'altra villa, questa volta tutta per noi, in modo da stare più tranquilli perché riusciamo a limitare i contatti al 100%, perché qua in questa guest house ci sono un paio di altre persone che comunque escono e sono un po' incoscienti, non sappiamo se se ne girano come se fossero normali turisti, insomma. Fortunatamente comunque prenderci una villa tutta per noi non sarà costoso perché i prezzi qua a Bali si sono abbassati dal momento che non sta arrivando nessuno. Questo è il piano per ora, non sappiamo come si evolverà. Voi ragazzi invece come state? State in Italia? Come state passando la quarantena? Spero che siete bene. Spero di farvi compagnia con questi video, i prossimi saranno meno pesanti, avranno un tema più... saranno a tema. Il problema è che non posso girare neanche io perché anch'io sono in quarantenato, ma farò di tutto per fare video interessanti e utili. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale e tutte quante le altre cose. Ciao 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 ciao.